Quand j'avais 17 ans, I told my parents I wanted to study French and they bought me my textbooks and I went to classes et j'ai commencé à apprendre les langues. Je me souviens que depuis toute petite, je voulais apprendre l'italien, le japonais et quelques autres langues, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas qu'il y avait des écoles qui enseignent des autres langues en plus de l'anglais. Et quand j'ai commencé à apprendre, je suis tombée amoureuse du processus, l'émotion, le sentiment qui vous donne de vous exprimer de nouvelles manières et de comprendre des choses qui pour les autres n'ont pas de sens. C'est addictif. Je suis devenue accro aux langues. L'apprentissage de nouvelles choses et des structures. Je me mets au défi chaque jour de parler dans une langue dont j'apprends. J'essaie de m'assurer que ma journée, mes pensées ne soient pas en espagnol, parce que ma vie est déjà construite autour de moi en espagnol. Ce que j'essaie de faire, c'est de construire un ballon polyglotte autour de moi, dans ma chambre, dans ma vie, pour être capable de m'immerser ou je sais pas si c'est dit immerser, si c'est pas comme ça, désolé. Mais j'essaie de faire ça, de faire une conversation avec moi, d'écouter tout le temps, de parler tout le temps, d'écrire tout le temps dans d'autres langues, parce que je crois que c'est vraiment important de te grandir dans les langages dans les langues que tu es en train de prendre, de parler, d'écrire. Dans mon cas, je parle espagnol car je suis mexicaine. Alors, je pense en espagnol, j'écris en espagnol, j'étudie en espagnol, je parle tout le temps avec mes parents, avec mon frère, avec toutes les personnes que je connais en espagnol. Alors, si je voulais parler français, italien, je sais pas, quelle autre langue que je parle, je crois que c'est vraiment important de faire mon ballon polyglotte pour moi dans cette lieu que c'est, je sais pas, important pour moi, comme ma chambre, ma vie, mes pensées. Et ce n'est pas facile vu que les francophones de naissance ne sont pas proches de moi. Et encore moi, sachant qu'en ce moment aujourd'hui, je ne peux pas prendre les valises et aller à chasser à ses rêves. Oui, parce que j'ai aussi des autres rêves e je dois les équilibrer. Ils sont tutti priorité, ma certains plus che des autres. Ma questo sogno è molto importante per me, fa parte della mia vita. Oggi voglio parlare del motivo per cui dovremmo seguire i nostri sogni. Penso che a volte sia difficile farlo, a volte impossibile, ma anche credo che non dobbiamo smettere di lottare per loro. Nonostante l'università abbia assorbito il 70% del mio tempo, perché non erano solo le lezioni, la bambina si è inventata attività extracurriculari all'interno dell'università e in parte ha pensato che fosse una buona idea studiare 5 lingue al secondo anno dell'università. E così ho vissuto 2 o 3 anni con più attività che ho davvero dovuto avere. Ma non volevo rinunciare a nessuno di loro, sai? Ogni decisione faceva parte della mia vita e ogni compito era un sogno per cui lavoravo. E fare uno scambio faceva parte di un sogno che avevo dal primo anno dell'università. Quando ho lasciato l'università ho dovuto decidere tra 2 sogni per studiare uno e ho deciso che la medicina era la carriera giusta e lo è ancora perché non posso essere completamente autodidatta in medicina, sei d'accordo, no? Ma anche le lingue erano un sogno e ho deciso che rinunciare a una delle due non era un'opzione per me. Le due sono importantissime per la mia vita, sono felice quando ho le due cose e quando non ho una mi sento male, mi manca qualcosa. Di seguito i vostri sogni è difficile e continuerà ad essere così, ma se non inizi a provare non si saprà mai se era possibile o non era possibile. Follow your dreams, fight for them. Don't listen to the people telling you you can't, or people telling you you have to be a doctor because family is doctors, or I want you to study this because I'm your father, or you can't, you're dumb, or you're not smart enough, you're not intelligent, you cannot study that career because you're not good enough for it. Sono
veramente fortunata perché i miei genitori mi abbiamo sempre aiutato. Anche se ho dovuto dire molte cose. Io posso, soy chingona, como decimos en casa, somos chingones y podemos hacer todo. Así decimos con mi familia. E grazie a quel supporto era quello dei miei amici. Sono sempre riuscita ad andare avanti, sai? Non importa quante volte sono caduta, mi sono sempre, sempre, sempre rialzata. Quello che veramente conta per me non sono i trionfi dopo la grande gara, ma quante volte mi sono rialzata dopo un fallimento. In ogni modo accademico, emotivo, sentimentale, artistico, nelle lingue. E penso che sia quello che conta perseguire il tuo sogno. Non sarai i migliori se sarai sempre bravo, perché non sai cosa significhi fallimento e quindi non apprezzi quanto impegno sia necessario per trionfare. Studiare le lingue è una lotta quotidiana, come quando sai che devi perdere peso per la salute e non lo fai. Perché? Qual è la ragione per non fare quello che devi fare per la tua vita, per il tuo cervello, per il tuo corpo e naturalmente per i tuoi sogni e il tuo futuro? Non nego che mi sento fortunata perché la mia famiglia mi sostiene sempre, ma comunque la battaglia che devi sempre combattere eh, e la battaglia è tua. Combatti da solo. Ci sono sempre nemici, persone con odio. Ci sono sempre, sempre, tutta la vita. Ma non sono importanti. La cosa importante nei tuoi sogni sei tu. Come ti costruisci giorno per giorno, come ti immagini tra 5 anni, entro 10 o 15 e cosa fai oggi per ottenerlo domani. Voglio solo invitarti a seguire i tuoi sogni ogni giorno, lottare per loro e vedrai presto i risultati. Come sempre mi presento alla fine, mi chiamo Diana, sono appassionata di apprendimento delle lingue e mi piace condividere ciò che ho imparato negli anni. Saluti a tutti dal Messico, grazie per avermi ascoltato, ciao, ci vediamo nel prossimo video.